Ciao a tutti e benvenuti. In questo video voglio condividere con voi alcuni passi che riporterò, evidenzierò poi in descrizione, tratti da quest'opera di cui vi ho già parlato, L'arte vocale di Fussi e Magnani, che fu pubblicato nel 94, un testo, come vi ho già detto, che io ritengo oro, preziosissimo perché racchiude l'esperienza scientifica e crea un ponte d'unione di collegamento proprio con la didattica, quindi crea un dialogo tra parti diverse. Questo libro io l'ho utilizzato dal 94 e lo utilizzo anche tutt'oggi, l'ho tenuto e lo tengo come punto di riferimento perché offre proprio un approccio scientifico proprio anche al canto, quindi è molto molto bello. Condividerò con voi alcuni punti brevemente, altrimenti il video diventa molto lungo e mi avete chiesto di essere comunque sempre breve. Ringrazio il dottor Fussi e la dottoressa Magnani che mi hanno concesso l'autorizzazione a pubblicare alcune parti di quest'opera. Allora, innanzitutto, ad esempio, pagina 174, ho preso questa parte perché molti cantanti, molti insegnanti, molti allievi che ho visto anche negli anni mi hanno scritto oppure hanno delle respirazioni, sostegno, appoggio, emissioni che sono errate contro il bel canto ed è stato inculcato a queste persone che bisogna cantare così secondo il bel canto, quando invece alcuni atteggiamenti sono disfunzionali e provengono da tradizioni che non hanno a che fare proprio con il bel canto di area germanica oppure ad esempio anglosassoni. Questo libro proprio lo spiega molto chiaramente. Innanzitutto ho trovato persone che respirano con la pancia e mi dicono io mi trovo molto bene così. Oppure c'è chi mi dice io ho imparato a spingere giù e fuori mentre appoggio, questo è l'appoggio, spingo giù e fuori, oppure a sostenere dall'epigastrio. Questi sono dal punto di vista scientifico e del bel canto anche, quindi c'è proprio questa unione, questa proprio concordare su questi aspetti, questa è la cosa meravigliosa di quest'opera, che descrive come questi atteggiamenti non siano appunto favorevoli al canto e alla parola. A pagina 174, ad esempio, scusate, a pagina 172 c'è una parte molto bella sull'appoggio del fiato in cui gli autori spiegano come sia importante una respirazione costodiaframmatica, quindi rilassare il plesso solare, aprire le nostre costole lateralmente e l'appoggio cos'è? È un delicato equilibrio tra il mantenere le costole aperte, il nostro diaframma dolcemente e morbidamente disteso grazie appunto a questa respirazione e il soffiare, accompagnare il nostro fiato morbidamente con la zona dell'epigastrio, ve lo sottolineo, non del mesogastrio, non dell'ipogastrio, quindi il bel canto è contrario e anche la scienza è contraria al far partire il sostegno dalla zona bassa addominale perché è troppo appunto bassa rispetto al diaframma per essere sostenuto. Gli autori infatti anche nella parte educativa, abilitativa, rieducativa della voce evidenziano come sia importante far partire il sostegno dall'epigastrio. Poi gli altri muscoli, come abbiamo detto anche nei video e ho riferito anche nelle mie pubblicazioni, gli altri muscoli poi dolcemente si accompagnano a questo movimento, ma non bisogna far partire il sostegno da lì, ma appunto dalla nostra zona dell'epigastrio. Questa è una cosa importante, questo libro spiega molto bene che cos'è l'appoggio sul fiato della scuola italiana, quindi un coordinare l'apertura costale ottenuta con una buona respirazione costodiaframmatica, il mantenersi aperti e da sotto, dall'epigastrio, soffiare dolcemente con continuità appunto l'aria fuori. Nelle pagine successive, come ad esempio a pagina 174, gli autori evidenziano come l'idea di gonfiare la pancia inspirando non sia favorevole, come lo spingere
in giù e in fuori sia dannoso e contro quello che è il processo naturale del sostegno della voce, che è proprio, ripeto, alla base del bel canto. Questo libro, spero di essere stato abbastanza breve, vi ripeto, ve lo consiglio perché va a sfatare tanti miti o tante influenze che hanno poi generato tanta confusione negli insegnanti di canto, nei cantanti e in chi usa la voce. Oggi assistiamo veramente a una vocalità che è un po' un misto di ideologie diverse. Se noi vogliamo invece rifarci al bel canto, dobbiamo riappropriarci dei principi del bel canto che sono eccellentemente riportati, direi appunto, nell'opera dell'arte vocale di Fussi e Magnani, che io ringrazio. Mi hanno dato, come vi ho detto, l'autorizzazione a pubblicare alcune parti di quest'opera. Li saluto, vi raccomando di leggerla perché veramente è valida dalla prima all'ultima pagina, compresa appunto la bibliografia. Va a toccare tanti argomenti, dalla respirazione al sostegno, all'appoggio, l'emissione che deve essere palatale anteriore, non indietro. Quindi l'importanza dello stare sulla parola, come appunto dicevano anche gli antichi trattatisti. Va bene, vi mando un saluto e se avete delle domande scrivetemi. A presto. Ciao!